Ciao a tutti amici e bentornati sul canale. Come promesso diamo il via in maniera più definitiva, dopo il parziale esordio fatto in precedenza con alcuni video sporadici, come ad esempio quello di Hariken Polimar, a questa serie dedicata ai Chogokin, ovvero a tutti quei modellini molto ben curati, molto ben diciamo realizzati e perché no molto costosi che sono dedicati a tutti quegli eroi, perché per noi sono stati eroi della nostra infanzia, ovvero i robottoni degli anime giapponesi, dei cartoni animati giapponesi, che quando arrivarono qui in Italia per la prima volta, grazie a Atlas UFO Robot, quello che in Giappone in realtà era chiamato UFO Robot Grandizer, hanno aperto il cuore degli italiani e degli europei un po' in generale a questo nuovo genere di cartoni animati. Noi si veniva tutti in precedenza dai classici di Hanna-Barbera oppure della Disney, quindi tutte cose molto più, diciamo, delicate, tra virgolette, no? Dove non c'erano combattimenti, non c'era, diciamo, violenza in maniera velata, se non magari in maniera piuttosto ridicolizzata. Qui invece per la prima volta, con l'avvento di questi anime giapponesi, ci troviamo di fronte a diciamo cortometraggi animati in qualche modo legati a una certa sorta di violenza intrinseca, che all'epoca causò anche un discreto vespaglio anche in ambito politico, per decidere se era il caso di proporre comunque a dei ragazzi molto giovani delle cose che potevano indurre un po' alla violenza. Polemiche molto sterili dal mio punto di vista, perché io l'ho sempre guardati, non sono diventato un terrorista, non uso violenza, quindi alla fine sono cose sempre molto soggettive. Io penso che alla fine quel tipo di comportamento dipende dalla testa delle persone e non da quello che si può guardare in televisione. Bene, fatto questo piccolo preambolo, parliamo appunto di Tekkaman. Tekkaman, con titolo originale Uchu no Kishi Tekkaman, è una serie che si è sviluppata intorno agli anni 70. Doveva essere composta da 52 episodi, però poi a causa dei scarsi ascolti in patria, alla 26esima puntata fu interrotta tra l'altro senza avere un vero e proprio finale, anche se la storia ormai aveva già fatto capire, insomma, che i nostri eroi andavano incontro a una vittoria, diciamo, alla fine. Però in realtà nell'episodio finale noi vediamo Tekkaman che subisce un attacco e mentre l'astronave che lo, diciamo, portava nello spazio, la Terra Azzurra, si lanciava nello spazio profondo e lui rimaneva un po' in balia di una specie di raggio di energia, non si è capito bene. La puntata è rimasta appunto, diciamo, un po' lacunosa perché non ce n'è stata una prevista in seguito, sviluppata e portata in onda, cosa che invece doveva avvenire nei piani originali. Quindi siamo rimasti tutti con il dubbio se Tekkaman sia rimasto vivo o morto. Bene, diciamo che al contrario di quello accaduto in Giappone, quando arrivò nel mercato europeo, in particolare in Italia, questa serie invece ebbe molto successo e quasi tutti all'epoca conoscevano Tekkaman, non dico al pari di Goldrake, ma diciamo che buona parte dei bambini sapeva chi era Tekkaman. Questa serie in Giappone ha avuto anche due seguiti, chiamati Tekkaman Blade 1 e 2, in periodi successivi tra il 92 e il 97, però in Italia, al contrario di questa serie originale, non c'è stato un vero e proprio diciamo seguito di appassionati, perché comunque per tutti il vero Tekkaman è rimasto questo originale. Fa parte dei prodotti realizzati dalla casa di produzione Tatsunoko, che è già conosciuta per aver realizzato prodotti molto famosi qui, diciamo, in Italia, quali Hariken Polimar, Kyashan, Ketchman e così via, ed erano tutti personaggi a cui questa società giapponese traeva ispirazione dai supereroi diciamo americani, no? Quindi vari Superman, Batman, eccetera, però poi chiaramente li adattava molto al modo di pensare e alla mentalità giapponese. Qui in Italia Tekkaman arrivò sulle TV locali
quindi non sui canali principali, ma sulle prime reti private che all'epoca stavano praticamente nascendo. Chiaramente non c'era un panorama ampio come quello attuale. Chiaramente i più giovani adesso conoscono Netflix, conoscono Sky, tutte queste cose qui. Alla mia epoca non c'era qualche cosa tipo un nascente Canale 5, che ancora all'epoca non si chiamava nemmeno Canale 5, e altre piccole TV locali dal budget molto limitato, che però proprio grazie a questi anime giapponesi incontrarono un notevole favore di pubblico e probabilmente fu questo che le fece anche sopravvivere per svariati anni. Poi chiaramente i tempi cambiarono, ci fu una guerra delle reti, delle frequenze eccetera, e solo chiaramente quelli con il budget più forte riuscirono a sopravvivere. Cosa possiamo dire ancora di questa serie? La canzone originale, quella di testa, Yucho no Kishi Tekkaman, come viene detto durante appunto la canzone, non so se l'ho pronunciato bene, si intitolava Tekkaman no Yuta ed era cantata dal famoso Ichiro Mitsuki, che tutti gli appassionati di anime conoscono per aver interpretato moltissime di queste serie robotiche. Praticamente è famoso al pari di Isao Sasaki, quindi è una vera e propria, diciamo, star del settore. Inoltre questo Tekkaman è stato addirittura in Giappone messo addirittura in un videogioco dedicato alla console Wii, dove appunto tra i vari personaggi che si scontravano tra loro, perché era un picchiaduro, era chiamato Tatsunoko vs Capcom, e venivano fatti scontrare i vari personaggi appunto immaginari dei vari anime eccetera, e tra cui era previsto appunto anche Tekkaman. Ma diamo uno sguardo un po' di più diciamo, a qual è la storia che è dietro Tekkaman. La serie di Tekkaman è ambientata all'epoca della fine del XXI secolo, quindi praticamente ai giorni nostri, anche se la tecnologia lì visualizzata è nettamente superiore a quella che realmente è disponibile per noi, o perlomeno per noi comuni mortali in questo periodo, dove però c'è un fatto abbastanza corrispondente alla realtà, ovvero che il pianeta è molto inquinato a un livello tale che probabilmente la vita sulla Terra sarà possibile solo per altri 3 anni. Quindi di conseguenza l'umanità dovrà trovare un modo per risolvere il problema, o eliminare l'inquinamento, cosa molto complicata, oppure trovare una nuova casa. E viene scelta proprio questa seconda opzione. Viene incaricato per fare questa missione così ardua il dottor Hamachi, che è considerato il più grande genio terrestre, il più grande scienziato terrestre dell'epoca, e gli viene affidato il comando del programma Sviluppo Spazio, un grandissimo centro di ricerca spaziale dedicato appunto alla messa, diciamo, in pratica di questo progetto di evacuazione in massa della Terra verso un nuovo pianeta. Chiaramente disponisce di fondi immensi, in quanto tutte le nazioni della Terra partecipano al programma, quindi i soldi non mancano sicuramente. Solo che proprio quando si stavano studiando queste nuove tecnologie per poter andare nello spazio e risolvere quindi questo problema, un gruppo di alieni decide di invadere la Terra. Non si sa perché, visto che è un pianeta movente. Me lo sono sempre chiesto, dico, ma perché questi vogliono invadere la Terra se noi cerchiamo di andarcene via? Non si sa, questo non si è ben mai capito. Questi alieni sono quelli dell'impero di Valdaster, comandati dal generale Rambos, un tipo molto strambo, che è un grosso capoccione, se vogliamo molto simile ai Ferenghi dei Star Trek di Space Nine, se vogliamo, diciamo come conformazione, e con 2 strane protuberanze sulla testa, come diciamo due seni sulla testa da cui fuoriuscivano 2 antennine, cioè veramente una conformazione molto particolare questo generale Rambos, che però non era il capo supremo. In realtà sopra di lui c'era l'imperatore Dobrai, una specie di enorme cervellone polipesco con dei tentacoli, che aveva chiaramente anche dei straordinari poteri telepatici, tramite i quali delle volte torturava il povero Rambos quando perdeva le sue battaglie contro Tekkaman. Era molto divertente vedere queste scenette, perché comunque
diciamo, il tutto veniva messo in maniera molto adatta ai bambini, quindi ecco, c'erano alcune parti sì serie di combattimento, però c'erano anche alcune parti molto divertenti, molto da comedy, come si direbbe adesso, no? Allora, diciamo che il dottor Amaci si appunto appresta quindi a creare la prima astronave dedicata a raggiungere questo nuovo pianeta che tra l'altro è ancora da trovare, e arrivano questi alieni. Durante uno degli attacchi di questi alieni muore praticamente uno degli uomini di punta del dottor Amaci, ovvero il capitano Minami. Capitano Minami che faceva parte appunto del programma Sviluppo Spazio e che aveva un figlio, anch'esso incluso nel programma Sviluppo Spazio, di nome George. L'astronave del capitano Minami viene distrutta e George quindi assume un atteggiamento di enorme odio nei confronti di questi alieni che gli hanno portato via il padre e decise quindi di vendicarsi. Fu così che il dottor Amaci portò George in una sala e gli mostra Pegas. Pegas è un enorme robottone senziente, ma enorme nel senso che era più grande di un essere umano, ma non era enorme a livello di decine di metri. Adesso l'altezza esatta non lo so, ma comunque diciamo che rispetto a un uomo che può essere alto 1,75 m, 1,80 m, era 3 volte tanto, diciamo, no? Quindi diciamo che all'incirca potrebbe essere intorno ai 6-7 metri di altezza, come lo vedo io. Un robot molto, diciamo, molto in sovrappeso, se vogliamo, perché aveva una conformazione molto panciona, molto cicciottona, dei braccioni molto ampi, delle gambone, ma per le gambone c'è il motivo. Nelle gambe di Pegas esiste una camera di trasformazione che consente ad un essere umano, non tutti, solo quelli che hanno un DNA che lo consente, di venire potenziati con un processo che aumenta la densità corporea fino a 100 volte e dà a questo essere umano la capacità di essere invulnerabile, di resistere diciamo, alle condizioni dello spazio interstellare, di avere una forza molto grande e così via. Questo essere così trasformato si chiama Tekkaman, che è appunto il risultato di questo doloroso processo di trasformazione, dove vediamo nell'immagine addirittura che il corpo umano viene avvolto da una specie di filo spinato, poi arrivano delle placche che compongono la corazza, arriva una scarica di energia a caricare il tutto di energia e a completare questo assemblaggio, e a quel punto il Tekkaman è pronto. Il Tekkaman esce fuori durante il volo dalla schiena dei Pegas in una posizione accovacciata e da lì può iniziare a combattere. Tekkaman dispone di molte armi, la più famosa è sicuramente la Tech Lancia, che è quella che usa più spesso, la Tech Frusta, che usa anche per recuperare la lancia quando viene inviata, diciamo, a mano libera oltre una nave nemica, e il Voltaker. Il Voltaker è un'arma che sicuramente trae ispirazione dagli shuriken dei guerrieri ninja giapponesi, infatti la forma ne ricorda molto proprio l'aspetto, e ha la caratteristica di essere appunto una specie di stella di energia lanciata diciamo con un'energia straordinaria verso l'obiettivo, e è in grado di distruggere qualsiasi astronave nemica. Ha però la, diciamo, fregatura, tra virgolette, che una volta lanciato drena completamente tutta l'energia del Tekkaman, quindi praticamente il nostro eroe rimane senza energie in uno stato quasi di incoscienza, quindi sta a rischio, diciamo, della propria vita. Oltretutto la stessa trasformazione lo mette a rischio, perché questa trasformazione è consentita solo per un periodo che va dai 37 minuti ai 33 secondi. Oltre questa soglia il corpo umano muore perché non resiste più allo sforzo. Quindi diciamo che il nostro eroe è sì invincibile, ma ha comunque il suo punto debole, e spesso i nemici tenteranno appunto di usare questa strategia per in qualche modo batterlo, visto che non ci rimangono, cioè che non ci riescono con le strategie, diciamo, standard. Ma Tekkaman comunque non combatte da solo. Della sua squadra fanno parte anche Hiromi, che è la figlia del dottor Amaci, una splendida ragazza a cartone animato, ma comunque veramente carina, ben fatta.
Ne fanno parte Andromeda, che è un curioso alieno dalla capigliatura molto strana, molto luminosa, come un sombrero, se vogliamo, con delle capacità particolari, perché è in grado di trasformarsi praticamente in una sfera di energia che può volare e passare attraverso i muri, quindi ha delle facoltà veramente aliene e in parte anche telepatiche, e che non ispira le simpatie di George, perché chiaramente dopo i fatti successi George ce l'ha un po' a morte con tutti gli alieni, Andro compreso. Inoltre poi comunque Andro aveva come obiettivo primario sì, aiutare i terrestri, perché comunque combattevano Valdaster, che era anche suo nemico perché aveva distrutto il suo pianeta natale, Sanno, però al tempo stesso aveva anche l'obiettivo di tornare su Sanno, quindi lui cercherà in tutti i modi, ad ogni occasione valida, di poter lasciare la squadra per tornare sul suo pianeta natale, e questo chiaramente fa un po' incavolare George più di una volta. La squadra viene lanciata nello spazio tramite un'astronave, un razzo vettore, quindi lanciata attraverso una specie di monorotaia che a un certo punto si innalza verso il cielo, e questa astronave si chiama Terra Azzurra, proprio in ricordo di com'era il pianeta una volta, tanti anni fa. Ha delle capacità di volo spaziali abbastanza avanzate, ma chiaramente non è in grado di fare viaggi interstellari. Per questo motivo il dottor Amaci stava studiando un sistema di salto spaziale, però i suoi studi comunque ancora non erano arrivati a, diciamo, produrre un prototipo funzionante. Per questo motivo uno degli obiettivi principali di questa squadra sarà quello di mettere le mani su un motore a salto spaziale che i nemici di Valdaster già possedevano, e quindi se la squadra riuscisse appunto a metterci le mani sopra, sicuramente il programma sviluppo spazio avrebbe subito un'accelerazione ottimale che avrebbe permesso in futuro di salvare più persone. E alla fine ci riescono a mettere le mani su un prototipo, e quindi il dottor Amaci riesce anche a modificare la Terra Azzurra per potergli fare utilizzare questo sistema di salto spaziale. Purtroppo, come abbiamo accennato, c'è il fatto che la serie in Giappone non ha riscosso troppo successo, e quindi al 26esimo episodio la serie si è conclusa. Si è conclusa proprio, come vi dicevo poc'anzi, con Tekkaman che durante l'assalto verso le navi nemiche subisce l'attacco di un raggio luminoso e un attacco voluto da Tekkaman proprio per dare modo alla Terra Azzurra di lanciarsi verso il collaudo della tecnologia di salto spaziale e andare verso pianeti lontani, e poi magari tornare sulla Terra per proseguire lo studio, perché comunque non era stato ancora trovato il pianeta definitivo su cui andare, però comunque veniva testata questa tecnologia. Il fatto che la serie è stata interrotta così ha lasciato tutti noi appassionati con un po' l'amaro in bocca, perché sono rimaste due grosse domande. Tekkaman è sopravvissuto all'attacco? Che fine ha fatto Pegas? La Terra Azzurra è tornata indietro? È riuscita nel suo salto? Oppure ha avuto un incidente e è rimasta sperduta nello spazio? La Terra cade in mano di Valdaster o no? Il Valdaster viene sconfitto definitivamente? Non si sa. Cioè, nonostante l'attacco all'astronave madre nell'ultimo episodio, in realtà noi non siamo convinti di come sia finita, e questo sicuramente ha lasciato l'amaro in bocca. Io, se fossi stato nella Tatsunoko, invece di fare Tekkaman Blade, avrei fatto un seguito del vero Tekkaman, un seguito dove si ripartiva dal finale della storia e si portava avanti magari anche con delle novità, però comunque sarebbe stato un seguito, e sicuramente per quanto riguarda noi italiani sarebbe stato molto molto più apprezzato. Bene, dopo questa bella chiacchierata, vi ho fatto il cosiddetto pippotto, come chiama il nostro amico giornalista, che saluto insieme a Koci e a tutta la banda. Parliamo del modello, a questo punto, della 5 Pro. Modello di cui adesso vi mostro le immagini prototipali, sviluppate all'epoca dalla 5 Pro Studio, appunto, e faceva parte della collezione Mega Hero, che però in realtà poi non ha avuto ancora, che io sappia, un grosso seguito nella produzione di altri modelli ad essa dedicati, e quindi è rimasta un po' così. Era prevista la realizzazione del Pegas in scala con questo Tekkaman, però ad oggi, sono passati già alcuni anni, se non erro la figure
è stata realizzata circa 3-4 anni fa, adesso non ricordo esattamente, poi verificherò e ve lo scriverò qui in sovraimpressione nel video. Ad oggi, chiaramente, passati tutti questi anni, abbiamo perso un po' le speranze che questo Pegas veda mai la luce, salvo, diciamo, novità dell'ultima ora, ma comunque al momento non se ne hanno notizie. Quindi diciamo che purtroppo per noi al momento, se vogliamo avere Tekkaman, possiamo avere solo il Chocokin del Tekkaman, ma non quello di Pegas, a meno che non ci dedichiamo a quello di altre case che è stato prodotto tempo fa. Però in quel caso, diciamo, il Tekkaman era un po' più piccolino e poi comunque diciamo non era proprio fatto così bene. C'è stato anche la proposta della Sentinel, se non erro, del Tekkaman, che però era un po' più sproporzionato, soprattutto per quanto riguarda le gambe, quindi diciamo che non era proprio una realizzazione, diciamo, consona a quanto visto nell'anime. Questo invece della Five Pro Studio è, a parere unanime di tutti gli appassionati, quindi non solo mio, quello che ha le proporzioni migliori di tutte, quello che veramente ricalca i disegni visti in televisione. E questo sicuramente è una cosa che ci fa felice tutti, perché tutti noi compriamo questi modelli proprio perché vogliamo avere un ricordo esatto dei nostri eroi di quando eravamo piccoli, e quindi vogliamo che siano il più possibile fedeli all'anime. Io stesso sono poco favorevole, tranne in rari casi, alle reinterpretazioni, no? Perché comunque cambiano sempre qualcosa che non fa parte dell'idea che avevamo in testa del nostro eroe. Questo invece della Five Pro è veramente conforme, se vogliamo usare una parola tecnica, conforme all'originale. Bene, allora andiamolo a vedere più in dettaglio. Lo apriamo. Ecco qua. Ah, però prima volevo farvi vedere, vabbè, la scatola, eccola qui. Non è molto da visualizzare, ha solo quelle figure di Tekkaman, qui le solite scritte che avvisano che non è un giocattolo, le solite cose. E qui c'è un'immagine che rappresenta vari Tekkaman messi con le varie armi in pugno, con l'elenco delle parti comunque allegate alla confezione, eccetera eccetera, alcuni credits ai creatori e così via. La parte sotto dice semplicemente Tekkaman The Space Knight, quindi diciamo una scatola ben fatta con dei bei disegni ma minimale. La cosa bella è che all'interno della scatola troviamo questa immagine che rappresenta la camera di trasformazione di Pegas. Quindi in realtà noi potremmo esporre il modello con questo sfondo dietro e in qualche modo ricreare quella scena dell'anime. Quindi questo è molto apprezzato, anche se potrebbe essere fatto in un cartoncino forse un po' più plastificato, probabilmente per durare di più. Quindi forse sarebbe il caso magari di farne una copia, plastificarla per evitare di rovinare questo. Troviamo legate le istruzioni che vedete, sono molto minimali, in realtà non servono quasi a niente perché comunque è abbastanza intuitivo come mettere le parti. E poi troviamo il blister in plastica con il Tekkaman che sto praticamente sblisterando per la prima volta. Io avevo solo tolto il sigillo dalla scatola, ma non ho ancora mai tolto Tekkaman dal blister, quindi lo faccio per la prima volta qui insieme a voi. Ecco qua, c'è ancora lo scotch ai lati addirittura, quindi non vi ho detto la bugia. Molto incastrato. Procedo lentamente perché non voglio rompere nulla ovviamente, Ed ecco qua. Allora cominciamo, prendiamo la figura di Tekkaman. Eccolo qui.
Allora, prime impressioni, il peso non è eccessivo, è abbastanza leggerino come modello, ma d'altronde anche le sue dimensioni non sono eccessive. Adesso proveremo a misurarlo, così ne avremo un'idea. Beh, direi che comprese le antenne ci aggiriamo intorno ai 16 cm circa. Sì, più o meno 16 e mezzo, quindi diciamo che l'altezza è quella. Quanto pesa? Vediamo esattamente. Vediamo con la Riker bilancia, eccola qui. Aspettiamo che si completi l'accensione. ...136 grammi, quindi come dicevo poc'anzi non pesa eccessivamente, è piuttosto diciamo leggerino, però d'altronde è un modello piccolo come dimensioni, quindi più di tanto ovviamente non poteva pesare. È comunque ben fatto ragazzi, perché ecco, se possiamo provare a vederlo da vicino, noterete tutti che ha uno sculpt veramente molto molto bello, molto fatto bene. A me ricorda in maniera impressionante l'anime giapponese, quindi sono sicuro che tutti quanti ne rimarranno soddisfatti, nel senso che ripeto, io sono molto legato agli originali colori, alle originali proporzioni eccetera, quindi vederne uno che comunque mi ricalca al 100% il cartone animato sicuramente mi piace, mi dà soddisfazione anche nel prezzo, perché comunque questo Chocokin è tuttora abbastanza economico, nel senso contrariamente ad altri tipi di modelli che hanno subito delle impennate pazzesche, questo non è così. Questo ha mantenuto un prezzo abbastanza costante, ha avuto chiaramente un piccolo rialzo, ma è ancora abbordabilissimo. Ha chiaramente tutte le parti snodate, vedete? Poi come avete visto dalle foto del prototipo, insomma già avete visto che può fare praticamente tutte le pose. È molto molto snodato, può addirittura ecco simulare addirittura delle, diciamo, delle pose da arti marziali se vogliamo. Chiaramente non so se ci si reggesse da solo, ma penso di no, perché comunque vediamo un po', ma non credo, perché comunque la superficie d'appoggio è troppo piccola, quindi però guardate che perdendoci un po' di tempo, secondo me, e sempre evitando di far vibrare chiaramente il piano d'appoggio, secondo me terrebbe anche la posa. Quindi diciamo che non è affatto male, Cioè, se pensiamo che altre figure come quelle di Polymar, ad esempio, della Sentinel, non riescono a fare queste pose così agevolmente, si rasenta quasi la rottura del modello per fargliele fare. Quindi questo invece, come vedete, riesce a fare delle cose molto molto buone, molto spettacolari. Se proprio gli vogliamo trovare un difetto, potevano essere fatti girevoli qui gli speroni dietro. Non è stato fatto, ma non ha molta importanza, però sarebbe stata una chicca chiaramente molto carina. Come vedete qui si piega anche la punta del piede, il ginocchio ha una buona piega, anche se chiaramente viene interrotta da questo sperone messo qui dietro, però comunque riesce a far piegare abbastanza la gamba. Può fare una torsione del busto, non eccessiva ma la fa. Si possono orientare queste, diciamo, coperture della spalla per permettere le varie pose del braccio. La mano può ruotare, vedete? La testa ovviamente ruota. Si stacca anche, però non vi preoccupate, è tutto normale, che c'è comunque un joint ball che la tiene, ecco qua, l'ho reinserita, e chiaramente il modo più facile per farlo ruotare è mettergli una palletta, è chiaro, no? Diciamo insomma è veramente veramente ben fatto a mio parere.
Adesso gli metteremo un attimo attaccate le armi e tutte le varie componenti addosso al busto e poi ci rivediamo dopo. Eccolo qua. Allora, come potete vedere gli abbiamo messo tutte le varie armi, la Tech Lancia e la Tech Frusta. Ho messo i foderi qui di lato, ne vengono forniti due tipi, uno con le armi inserite e uno con le armi sfilate. Io adesso li ho messi uno di un tipo e uno di un altro per farvi vedere, ma chiaramente se alle armi impugnate dovete mettere quello con il fodero vuoto in pratica. Vengono forniti anche varie paia di mani, queste sono quelle che aveva già inserite a pugno chiuso. Poi ne abbiamo ancora qui nel blister a mano aperta e a mano semi aperta, se vogliamo, no? Abbiamo anche, ecco, l'altro fodero, gli altri due foderi, anche quell'altro, vedete? Quindi diciamo che viene fornito nella confezione tutto quello di cui Techman ha bisogno, al contrario magari di altri Chocokin in cui fanno uscire parti aggiuntive eccetera. Questo è stato fornito già pronto all'uso, se vogliamo. Allora, che dire, ripeto, a giudizio unanime è il migliore e io sono d'accordo con tutti, nel senso che è veramente il più proporzionato, quello con i colori più fedeli. L'immagine che dà è proprio quella di Techman del cartone animato, dell'anime. Come possiamo vedere riesce ad avere tutta la posabilità di cui ha bisogno questo modello. Possiamo far rifare tutte le pose che ci vengono in mente, che abbiamo visto nel cartone animato. La Tech Lancia è fatta con un fil di ferro interno, quindi gli potete dare la forma che più volete. L'unica nota negativa, a mio avviso, è che l'inserimento delle mani aggiuntive è un po' difficoltoso, nel senso che ha dei piccolissimi perni, vedete? Si intravedono anche qua, che io non ho forzato, diciamo, perché ho paura quasi di romperlo, e che sicuramente rendono più difficoltosa appunto il cambio delle pose, eccetera, se volete cambiare le mani. Ma il consiglio in questi casi, come sempre, per i prodotti da collezione, è mettetene una che vi piace, poi lasciatele così. Più tocchiamo queste cose, più c'è il rischio che si rompano, perché comunque non sono concepite come giocattoli veri e propri, ma come oggetti da collezione, quindi ripeto, non ci si può giocare più di tanto. Questa è la forma della fodera quando l'arma è inserita appunto nella fodera, e questa invece è la versione che addirittura presenta il foro di quando l'arma è estratta. Eccolo qua. Io chiaramente non ho niente per farvelo girellare come canali certamente più quotati e importanti del mio, però cerco di farvi vedere nel dettaglio, ecco qua, come è stato veramente ben concepito lo sculpt di questo modello. Qui vediamo il meccanismo che fa alzare la spallina. Questo chiaramente è molto utile quando dovete fare delle pose un po' più estreme. Una cosa, non ho mai ben capito a cosa servono questi fori su Techman, cioè qual era lo scopo di questi fori? Forse per il volo spaziale? No, perché poi alla fine lui senza Pegas che lo recuperasse vagava come un relitto spaziale alla fine, non è che aveva una dinamica di volo sua propria, quindi non si è mai ben capito. Sotto dei piedi è questo, vediamo le giunture appunto che permettono di piegarne la punta, sicuramente molto utile per le pose tipo un ginocchio eccetera. Anzi, proviamo a mettercelo anche. Beh, è un ginocchio un po' storto, ma me lo devo studiare bene. Io adesso non lo voglio forzare troppo, quindi però diciamo che comunque in ginocchio un po' ci sta, anche se un po' storto. No, ma sicuramente si può fare di meglio, magari togliendo anche un po' i foderini qua, ok? Bene, allora facciamo le considerazioni finali a questo punto. Quale Techman comprereste tra quelli esistenti sul mercato? Beh,
Certo, avere Pegas è una bella soddisfazione, però, ripeto, se vogliamo un prodotto che veramente corrisponda al 100% a quello che abbiamo visto in televisione, questo a mio avviso è l'ideale. È l'ideale anche per una questione di prezzo, perché al momento lo potete trovare in commercio ancora intorno ai 130-140 euro, quindi non è una spesa eccessiva, consente a tutti di poterlo acquistare e di conseguenza, diciamo, se uno vuole un bel ricordo di quello che fu Tekkaman, secondo me vale la pena spenderceli. Pegas arriverà? Questa è la notizia che purtroppo non si riesce a sapere. Diciamo che, come vi ho accennato prima, ormai sono già passati alcuni anni da quando è uscita la figura, quindi è un po' complicato dare una risposta. Io penso che il produttore, la Fire Pro, dovrebbe comunque commercializzarlo se vuole tenersi i clienti, diciamo, affezionati, perché comunque il Tekkaman da solo sì, ci può anche stare, però sicuramente non è completo. Quindi magari anche a costo di non guadagnarci eccessivamente, magari facendolo uscire come numero limitato di pezzi, se proprio non vogliono farne una produzione di massa, però io lo farei uscire. Chiaramente a quel punto il prezzo sarebbe leggermente più alto, però almeno si avrebbe, diciamo, un gioco che incompleto, no? O parzialmente completo, perché ovviamente poi ci vorrebbe anche la terra azzurra, eccetera. Però, diciamo, accontentiamoci del Pegas. Bene, queste sono le mie considerazioni. Ripeto, la posabilità c'è tutta. Se devo dare un voto alla posabilità, gli darei un 9 pieno. L'accessoristica c'è tutta, quella che serve. Forse il colore della Tech Lancia poteva essere fatto in maniera un pochino più... perché questo ha un color tipo titanio, se vogliamo, ma forse sarebbe stato adatto più un color cromo, magari, no? Per dare più l'aria della lama metallica. È vero che nei cartoni animati tanto alla fine il metallo si vedeva tutto bianco come colore, però comunque diciamo che le lame per sembrare metalliche devono avere un colore che dia l'effetto del metallo. Questo lo dà, però non so, mi dà sempre cioè traspare sempre sotto come se ci fosse la plastica, non dà l'impressione di essere un'arma in metallo, ovviamente, quindi da quel punto di vista forse una colorazione un po' diversa avrebbe aiutato. E i colori sono perfetti, la colorazione è ottima, non ci sono sbavature, non ho visto imperfezioni di colorazione, i materiali sembrano discretamente buoni. Ecco, l'unica nota negativa è la giuntura per le mani, che è un po' troppo delicata a mio avviso, e con il tempo, quando magari il materiale invecchia, cambiargli le mani potrebbe diventare a rischio rottura del perno, perché è veramente molto piccolo. Detto questo, non c'è altro da aggiungere per quanto mi riguarda. Posso solo dirvi, se vi piace acquistatelo, sicuramente non ve ne pentirete. Se non vi piace non acquistatelo, ma comunque dovrete aspettare le prossime realizzazioni future del Tekkaman, perché non è detto che ci siano, quindi a quel punto decidete un po' voi. Bene amici, per oggi è tutto, spero che questa nuova linea di video vi piaccia. Chiaramente ancora dovrò acquisire una certa dimestichezza nel parlarvene, perché ecco, io le impressioni che vi posso dare sono solo le mie sensazioni a pelle, in quanto non ho una preparazione storica come quella dei miei amici giornalista o potere robotico, di conseguenza dovete accontentarvi di quello che passa il convento, come si dice. Però spero comunque di avervi dato un nuovo punto di vista, una nuova idea su questo personaggio, perlomeno per quanto riguarda il mio pensiero. Ciao a tutti amici, vi do appuntamento al prossimo video. Di quale gioco parleremo? Vedremo, sarà una sorpresa. Ciao a tutti!